ringrazio quanti sono in ascolto e li saluto ben volentieri con un saluto che mi è caro e che vorrei che ritornasse di moda sempre almeno tra sacerdoti, religiosi e religiose. Sia lodato Gesù Cristo. E mi è tanto piaciuto quando, entrando in Italia, appena divenuto Papa, Giovanni Paolo II divulgava dappertutto questo saluto: sia lodato Gesù Cristo. E si risponde: e sempre sia lodato. Ecco, la chiacchierata di questa sera ha un tema particolare, dato che in tutte queste trasmissioni parlo particolarmente di esorcismi. Questa sera parlerò particolarmente di preghiere di liberazione, che è sempre un argomento che si attiene agli esorcismi, perché lo scopo è identico. E incomincio con le parole di Gesù fondamentali, Marco 16,17. Coloro che crederanno in me, nel mio nome, scacceranno i demoni. Guardate queste parole dette alla fine del suo Vangelo, alla fine della sua vita. Gesù con queste parole ha dato il potere di cacciare i demoni, quello stesso potere che prima aveva dato ai 12 apostoli, poi ai 72 discepoli, e poi l'ha esteso a tutti coloro che credono in Lui, uomini, donne, giovani, adulti. La condizione è che si agisca nel suo nome. La forza di chiunque scacci i demoni, esorcista o no, sta nella fede nel nome di Gesù. Perché Atti 4, 12 non è stato concesso agli uomini nessun altro nome sotto il cielo per mezzo del quale siano destinati a salvarsi. E perciò è un potere che deriva direttamente da Cristo e che nessuno può né limitare né tantomeno misconoscere. Nessuno può limitarlo, nessuno può misconoscerlo. Regolarlo, sì, perché deve essere fatto bene, e ne parleremo. Notiamo anche subito che primi 4 secoli cristiani tutti potevano fare esorcisti, e questo potere degli esorcisti ha avuto anche una grande influenza per espandere il cristianesimo, perché la gente si meravigliava di vedere che questi cristiani cacciavano i demoni e i demoni li ubbidivano. La Chiesa però, per dare un maggiore aiuto a coloro che soffrono di mali malefici e per mettere in guardia dagli imbroglioni, perché pure hanno incominciato anche quelli, Ecco che per venire incontro, per favorire le persone, la Chiesa dice sempre per amore dei fedeli, ha istituito un apposito sacramentale, l'esorcismo. Se vogliamo essere chiari e non cadere in termini equivoci, dobbiamo dire che da questo momento dobbiamo saper usare le parole senza confonderle insieme. Finché c'era solo gli esorcismi per 4 secoli, da quando la Chiesa ha istituito questo sacramentale dell'esorcistato, allora le parole che dobbiamo usare sono queste. Esorcismo è solo un sacramentale istituito dalla Chiesa e che può essere amministrato esclusivamente da quei sacerdoti, mai da laici, che ne abbiano avuto il peculiare ed espressa licenza dal loro vescovo e quindi che sono esorcisti. Tutte le altre preghiere dirette a liberare dal demonio, recitate da sacerdoti o da laici, sono preghiere private e possiamo chiamarle giustamente preghiere di liberazione.
Ecco, non ammetto altri linguaggi che sono causa soltanto di far confusione. Per esempio chi parla di esorcismi solenni, di esorcismi semplici, o un esorcismo, o è una preghiera privata, non si scappa. E per cui si deve parlare di esorcismo solo quando si tratta di quel sacramentale istituito dalla Chiesa, che usa le apposite preghiere indicate dal rituale e che può essere amministrato solo dagli esortisti. Le altre forme in uso da parte di sacerdoti o laici, di singoli o di gruppi, non sono esorcismi, sono preghiere di liberazione. Da notare che sono da chiamare esorcismi anche quelli del battesimo. A questo punto non posso non ricordare un disappunto di Paolo VI, perché gli esorcismi del battesimo, specie dei bambini, sono stati ridotti ai minimi termini e Paolo VI se n'è pubblicamente rammaricato. Che differenza c'è tra l'esorcismo e la preghiera di liberazione? Che cosa è più efficace? Diciamo pure, lo scopo è identico: liberare da una presenza o da un'influenza malefica. Quando l'efficacia del discorso, quando è più complesso, quando è più forte, diciamo semplicemente un laico che prega per la liberazione dal demonio, fa una preghiera privata in cui esercita il suo sacerdozio dei fedeli, si avvale del potere dato da Cristo a quanti credono in Lui e agiscono con la forza del suo nome. Un sacerdote, un esorcista, che prega allo stesso scopo, fa anche lui una preghiera privata. Usa del suo sacerdote ministeriale e in più del suo mandato di benedire. Io mi raccomando tanto ai sacerdoti di benedire. I sacerdoti hanno dei poteri che purtroppo non conoscono e a cui non credono. Le benedizioni semplici dei sacerdoti hanno tanta efficacia quando sono fatte con fede. Un esorcista che amministra l'esorcismo, ecco, di per sé compie un sacramentale, quindi una preghiera pubblica, non è una preghiera privata, che coinvolge l'intercessione della Chiesa. Ma stiamo bene attenti, il Signore tiene molto conto della fede, per cui è possibile che la semplice preghiera di un laico, benché privata, abbia più efficacia che la preghiera di un esorcista, se fatta con più fede. Più che un esorcista autorizzato dal vescovo. Espongo subito un esempio. Sappiamo da padre Raimonde da Capua, confessore e storiografo di Santa Caterina da Siena, che quando gli esorcisti non riuscivano a liberare un indemoniato, lo mandavano da Caterina. La santa pregava e otteneva la liberazione. La sua preghiera non era un esorcismo, era una preghiera privata. Essa non era né esorcista né sacerdote, ma era santa, ecco quello che conta. E quando si leggono vite di santi ci si stupisce di vedere tanti santi e sante che senza essere esorcisti e sacerdoti hanno liberato dai demoni, ma tanti casi ancora nella vita della Chiesa, per cui sussistono pienamente queste due forme
la forma dell'esorcismo, del sacramentale e la forma della preghiera di liberazione. Non conta solo la fede e la preghiera di liberazione o l'esorcismo di chi lo amministra. Guardate, è importante. Conta molto anche la fede di colui per cui si prega, la fede dei suoi familiari, degli amici che pregano per lui. Tante volte ho conosciuto dei casi che sono stati liberati da esorcisti, però perché aiutati da tutta una parrocchia che pregava, da gruppi di preghiera che pregavano, dai familiari che pregavano. È tanto importante. Il Vangelo, narrando la guarigione miracolosa di un epiletico, avete presente quel simpatico episodio di quell'epiletico che non può entrare davanti a Gesù perché è pieno zeppo di gente davanti a lui, e allora scoperchiano il tetto e glielo fanno cadere davanti, glielo mettono davanti. E Gesù, sentite cosa dice: vista la loro fede operò il miracolo, per cui non tenne conto solo della fede del malato, ma anche della fede di chi lo aveva accompagnato. Ed è tanto bisogno che chi ha questi disturbi abbia tante persone che preghino per lui. Riprendendo adesso il discorso tra esorcismi e preghiere di liberazione, ecco quanto possiamo precisare. Lo scopo unico è di liberare dalla presenza e dalla violenza malefica. Quindi lo scopo è comune sia agli esorcismi sia alle preghiere di liberazione. Per cui notiamo anche che non c'è un netto confine o le une e le altre, no? Possono essere fatte entrambe alla stessa persona e si aiutano a vicenda. Resta il fatto che in questi casi, che vengono generalmente indicati come in molti casi di persone che vanno a ricevere preghiere di liberazione, vengono indicati molte volte come casi meno gravi, può bastare la preghiera di liberazione. Come? Notate ancora, possono bastare tutti i comuni mezzi di grazia, preghiere, sacramenti, digiuno, opere di carità. È importante sottolineare questo, perché la gente molte volte, guardate, è pigra. Vanno dal sacerdote, vengono dall'esorcista, mi liberi. E io rispondo: figliolo, io ti aiuto, ma sei tu che ti liberi. Sei tu che devi pregare, digiunare, avere fede. Sei tu, io ti aiuto. Ecco, ci sembra che sia molto importante tenere presente queste osservazioni per la loro pratica utilità, perché oggi purtroppo si incontra una difficoltà enorme a trovare esorcisti. Guardate, vi dicevo, nei primi 4 secoli non c'erano esorcisti, l'esorcistato è incominciato praticamente nel IV secolo. Ma fino al XII secolo c'era una grande abbondanza di esorcisti, non era un problema trovare l'esorcista. E nella parrocchia c'era sempre l'esorcista aiutato da sacerdoti, per cui quando veniva meno l'esorcista ufficiale era facile al vescovo nominare un altro esorcista tra quelli che lo avevano aiutato, che erano già pratici. Oggi purtroppo si incontra grande difficoltà a trovare un esorcisti e aggiungo, scusatemi, e a trovare anche molte volte un esorcista, non dico pratico, ma di fede. Perché? Ad esempio ieri mi è capitato il caso di una persona che mi ha scritto che per i tormenti, i disturbi che aveva, si è rivolto al suo vescovo, il suo vescovo l'ha ascoltata con molta attenzione e l'ha mandata dal
esorcista diocesano, il quale esorcista diocesano, quasi senza interrogarla, solo dopo le prime battute, le ha detto: sa, io agli esorcismi non ci credo. Purtroppo ci sono anche dei casi così. Ci sono anche dei casi così, come ci sono anche dei casi, ancora purtroppo, di vescovi che dicono: io per principio non nomino esorcisti. E il diritto canonico gliene fa l'obbligo, quando uno diventa vescovo, avendo questo potere particolare che non ha mai esercitato, non ha mai visto, non conosce affatto, ma dovrebbe sentirsi in dovere di impratichirsene per poter amministrare questo potere, dovrebbe sentire il dovere almeno di fare o di assistere a qualche esorcismo, ma io credo che sia un obbligo di coscienza grave, dal momento che i vescovi hanno il monopolio, anche qui nell'Asia, ma ci sono un po', io vedo qui in Italia, ci sono parecchie diocesi che non hanno esorcista, Ecco, dal momento che in questo libro parliamo soprattutto in queste mie chiacchierate vi parlo soprattutto di esorcismi, questo libro, Nuovi racconti di un esorcista, qui vi parlerò oggi quasi esclusivamente delle preghiere di liberazione. Una prima osservazione: tra l'azione ordinaria del demonio e la sua azione straordinaria, azione ordinaria è la tentazione, tentare l'uomo al peccato. L'azione straordinaria è dare a quei certi disturbi malefici come la possessione, i disturbi di carattere malefico. Non c'è un netto confine. Ciò vale a dire anche per i rimedi. Ad esempio, abbiamo visto come si può cadere nella possessione diabolica persistendo in una serie di gravi peccati mortali. Ne abbiamo un esempio tremendo nel Vangelo, nella persona di Giuda. Era ladro, ci dice San Giovanni. Guardate, è tremendo essere un ladro, avere la passione dei soldi. La passione è come una droga, è come l'alcol, è un vero vizio. Addirittura San Paolo ci dice che la cupidigia del denaro è la radice di tutti i mali. E Giuda rubava e non gli bastava mai, tanto che è andato a chiedere: quanto mi pagate se io ve lo consegno? Ha venduto Gesù. E San Giovanni ci precisa ancora il seguito: da quel momento Satana entrò in lui. Ecco la possessione diabolica dovuta a tutta una serie di peccati mortali. Una seconda osservazione: quindi direi che la prevenzione per la liberazione resta in ogni caso fondamentale il ricorso ai comuni mezzi di grazia. Vivere in grazia di Dio, e in vivere di grazia di Dio, se si sta, se si prega, se ci si accosta ai sacramenti, eccetera, se si prosegue, si approfondisce la parola di Dio continuamente, se no la si dimentica. Una seconda osservazione: attraverso l'azione pastorale occorre risvegliare nella coscienza dei cristiani il senso di fedeltà a Cristo e di lotta al demonio. È quello sempre il binomio, o Gesù o Satana. Tutti i fedeli, per la loro natura, in quanto battezzati e cresimati, debbono sentirsi dei lottatori contro il demonio. Sanno di essere il tempio dello Spirito Santo e sanno che il demonio vuole strappare loro questo privilegio.
sanno che Gesù è venuto per distruggere le opere di Satana. E questo è lo scopo per cui è venuto. E anch'essi debbono cooperare a quest'opera di Gesù. Come il demonio lotta quotidianamente contro di noi, così noi dobbiamo lottare quotidianamente contro di lui, certi di essere vincenti con la forza dello Spirito che ci è stato donato. Mi fa ridere, tante volte mi hanno chiesto in televisione se avevo mai avuto paura di Satana, e ho sempre risposto: è lui che ha paura di noi. Abbiamo il sigillo della Trinità col battesimo, e che paura volete avere di un vinto? Cristo ha vinto Satana, lo ha vinto, e lo ha vinto per noi. Vivere in grazia significa dire sempre sì a Cristo e no a Satana, conforme alle promesse battesimali. In caso contrario si cade nel peccato. E non sembra proprio che oggi sia molto presente nella predicazione e nella catechesi questo senso di lotta in cui insiste tanto la Bibbia, in particolare il Nuovo Testamento, e che è il motivo per cui stiamo vivendo su questa terra, per dimostrare la fedeltà a Dio. È un concetto da recuperare, ecco. Salvaguardare e accrescere lo stato di grazia è la vittoria contro l'azione ordinaria del demonio, la tentazione, ed è insieme la vittoria per come maggiore prevenzione contro ogni sua azione straordinaria. È bella. Ho pubblicato in uno dei miei libri quell'episodio accaduto a Santa Teresa d'Avila, questa grande santa mistica, una delle più grandi mistiche del cristianesimo. Tante volte il demonio gli appariva e aveva un senso di paura anche come per il primo momento, e poi ha detto a se stesso: ma perché devo aver paura? Io che sono Gesù Cristo. Ha preso un crocifisso in mano e ha detto: Satana, tutti i demoni, venite contro di me se avete coraggio. Si è girato con questo crocifisso in mano, si è guardato intorno, non si è mosso niente. Nessuno ha osato andarle contro. E da quel momento, lei stessa si dice, ha avuto ancora nella sua vita delle apparizioni di Satana, ma da quel momento ha sempre avuto l'impressione che era Satana ad aver paura di lei. Guardate cosa ci insegna questa grande santa. Passando poi a parlare più direttamente delle preghiere di liberazione, diciamo anche che tutte le preghiere sono buone. Non ce ne sono di preghiere di liberazioni ufficiali. Ci sono tanti libretti di preghiere di liberazione, ne ho scritto uno anch'io. Ne ho scritto una bella, ve ne riparlerò ancora, Monsignor Gemma, mio carissimo amico. Ecco, in particolare le preghiere di adorazione e di lode a Dio, salmi, indici, cantici spirituali, come si esprime San Paolo. Le preghiere possono anche essere inventate, buona cosa abituarsi alle preghiere spontanee. Se la preghiera viene fatta in gruppo è necessario che sia guidata da responsabili del gruppo, sacerdote o laico, per assicurare l'ordinato svolgimento. Negli ultimi tempi la preghiera di liberazione ha avuto grande e provvidenziale di sviluppo. Nonostante prima per secoli noi non la facevamo più noi cattolici ed eravamo in colpa. L'abbiamo imparata dai pentecostali e dobbiamo riconoscerlo. Eravamo in colpa, l'avevamo tralasciata. E come ci si è messo d'impegno, nominato dal Papa per tutti i gruppi del rinnovamento, il Cardinal Sunens, già primate del Belgio, e come ci ha scritto, predicato, eccetera. Era messo lui un po' come responsabile di tutto il rinnovamento carismatico cattolico. Ecco che, mancandosi poi di esperienza, sono ai gruppi particolarmente grato
ai gruppi del rinnovamento per avere di nuovo avuto sensibilità alle preghiere di liberazione. Però ecco, bisogna farle bene, e allora qualche regola, qualche regola è uscita. A questo scopo è importante tenere presente la lettera della Congregazione della Dottrina della Fede inviata ai Vescovi il 29 settembre del 1985, alcune cose che deduco. Primo, non si possono fare gli esorcismi ufficiali riservati agli esorcisti. Quindi rivolgendosi, questo documento si rivolge a coloro che fanno preghiere di liberazione. E dice piano, fatele pure le preghiere di liberazione, ma ricordatevi, non crediate non potete fare gli esorcismi ufficiali. Aggiunge anche, neppure si deve usare l'esorcismo di Leone XIII dal momento che è diventato di diritto comune, pubblico. Mi pare però che altra cosa sia l'uso privato di questo esorcismo. Mi sono già ho interrogato vari professori di diritto canonico e mi hanno dato ragione che altro è il testo ufficiale in latino dell'esorcismo di Leone XIII, altro sono quelle traduzioni correnti che non sono neppure traduzioni letterali e che a mio parere possono essere fatte comunemente sia da persone sia da gruppi. Poi ancora continua il documento della Dottrina della Fede, si deve anche evitare di rivolgersi direttamente al demonio per conoscere il nome. E io aggiungo, e anche per qualsiasi altra domanda, il dialogo lasciatelo fare agli esorcisti, che hanno nelle regole del rituale, almeno nel rituale vecchio che adesso è diventato in piena auge, i criteri con cui le domande che debbono fare e le domande che non debbono fare. Oltre al resto, il dialogo diretto col demonio può anche essere pericoloso per chi lo fa senza la debita autorizzazione e anche senza la protezione della Chiesa. L'esorcista ha una particolare protezione della Chiesa, non c'è dubbio. Il documento termina poi, e qui l'abbiamo già detto, ma è importantissimo, ricordando l'importanza della preghiera, dei sacramenti, del ricorso all'intercessione della Vergine Maria, degli angeli, dei santi. Ecco, riteniamo opportuno aggiungere qualcos'altro. Le preghiere di liberazione avvengono in tanti momenti diversi, singolarmente, in famiglia, in gruppi di preghiera, alle volte piccoli, alle volte grossi. È molto importante in ogni caso che siano fatte con grande disciplina e clima di raccoglimento. Io poi raccomando che siano fatte da persone competenti, che siano scelte le persone che aiutano il sacerdote, che siano persone scelte, e molte volte è utile, quando ci si trova in grupponi numerosi, che ci siano quelle 4 o 5 persone scelte che magari sotto la guida del sacerdote vanno in un'altra sala e fanno la preghiera di liberazione. Si può usare la presenza del crocifisso, però andiamo piano nei gesti, i gesti tipicamente sacerdotali, lasciamoli fare ai sacerdoti. Può solo chi guida il gruppo, anche se un laico, può tenere la mano sul capo della persona a cui si prega. Questo sì. Io sempre raccomando le benedizioni, poi se le persone su cui hanno influenza, il padre, la madre, come è influente, che benedicano i figli, come è influente. È importante che nelle preghiere di liberazione si eviti tutto ciò che può essere motivo di curiosità e non di fervore.
Ad esempio, se c'è una persona, mettiamo, colpita, non è detto che lo sia, potrebbe anche essere solo suggestione, che si agita, che urla durante la preghiera, deve essere tenuta stretta, aiutata, però solo dai familiari e da coloro che vengono incaricati. Il gruppo che aiuta l'esorcista deve essere composto da persone preparate, non da chi assiste per curiosità o per motivi di studio. Ho avuto tante volte giornalisti che mi hanno chiesto di assistere ai miei esorcismi. Io ho sempre detto di no, ho fatto sessione con qualche giornalista che mi assicurava di assistere anche per vedere a scopo suo, ma soprattutto per pregare, perché chi assiste all'esorcismo deve essere uno che assiste per pregare, non per la curiosità di vedere come va a finire, se riesce o no la liberazione. Coloro che hanno altre intenzioni, che hanno curiosità, possono essere di danno ad assistere alle preghiere di liberazione, come raccomando un'estrema discrezione dei gesti. Ecco, dicevo, può il sacerdote tenere o il laico che guida la preghiera la mano sul capo, ma niente di più, perché ci sono delle volte dei gruppi in cui c'è l'abitudine durante la preghiera di liberazione di andare a mettere la destra addosso alle spalle delle persone che vengono benedette. Non bisogna toccare le persone, non vanno toccate. Si prega in silenzio, si prega anche sottovoce quando magari si usano quelle preghiere particolari, le preghiere in lingue che sono diventate così comuni nei gruppi del rinnovamento carismatico cattolico. Sant'Agostino ne parla e le chiama preghiere in iubilo. La prima volta che io mi trovai in un gruppo erano tutti dei dirigenti del rinnovamento, direi tutte persone molto già pratiche, e per caso mi sono trovato a sentire la preghiera in lingue. Ognuno pregava per conto suo, ognuno per conto suo, senza pronunciare nessuna parola, magari sottovoce, qualche volta cantando. Mi sembrava di essere in una gabbia di matti. Poi ci ho fatto l'abitudine e ci ho preso gusto e ho capito cosa sono le preghiere in lingue. Sono preghiere di adorazione, preghiere di lode, come ben si esprime Sant'Agostino, in cui si arriva al punto che la lingua non pronuncia neanche più le parole, perché direi è il sentimento di adorazione, di lode a Dio che prevale, e le parole che si dicono non hanno importanza, perché quello che conta è questo senso di adorazione, di lode, di ringraziamento a Dio. Ecco, un grande servizio che i gruppi di preghiera rendono, sia in occasione delle loro preghiere di liberazione, sia anche in altre occasioni, è come aiuto all'opera degli esorcisti, per accompagnare le persone colpite, per compiere un cammino di preghiera e di catechesi. Ecco, guardate, qui mi rivolgo soprattutto ai gruppi, perché purtroppo solo rare volte le parrocchie sono in grado di rendere questo servizio, che pure spetterebbe a loro. In molti casi chi è colpito da mali malefici dovrebbe pregare molto, ma non ci riesce se non viene aiutato. Dovrebbe andare in chiesa, ma non ci si riesce se non viene aiutato. Deve essere anche lì aiutato a starci se non scappa via. Deve essere aiutato ad accostarsi alla comunione, se no non se la fa. E deve essere aiutato a fare un cammino di istruzione religiosa, quella nuova evangelizzazione su cui insiste il Santo Padre tanto giustamente, di cui c'è un bisogno estremo. Noi ci siamo accorti di colpo di trovarci in una vecchia Europa cattolica
diventata atea per ignoranza, per ignoranza. Aggiungo anche che c'è una sostanziale differenza sul comportamento da tenere nei casi di esorcismo, nei casi di preghiera di liberazione. Gli esorcismi sono regolati dalla Chiesa, i casi di liberazione, le preghiere di liberazione sono più libere. Quello però che devono avere in comune è la grande fede, è l'ordine. Dotate negli esorcismi, l'esorcista è lui che fa tutto, gli altri pregano, lo aiutano, ma non è che debbano intervenire come magari intervengono quando ci sono preghiere di liberazione, no, lì chi agisce è l'esorcista, loro sono soltanto di aiuto e sono di aiuto prezioso proprio perché hanno questa sensibilità di aiutare coloro che sono colpiti dal demonio, posseduti o anche soltanto con delle influenze malefiche. Nel mio nome scacceranno i demoni. Ecco, questo potere dato da Cristo a tutti i credenti è stupendo, ma nell'esercizio pratico richiede tanta fede, tanta umiltà, tanta dimenticanza di se stessi, preghiera, digiuno. Quando Gesù si trova a che fare con 9 apostoli a cui ha dato la facoltà di cacciare i demoni e non riescono a liberare quel ragazzo che si trova ai piedi del Taboro, e sono in 9 e cercano di liberarlo con la forza del nome di Gesù, ma non ci riescono, e poi chiedono a Gesù: ma perché noi non ci siamo riusciti? E Gesù risponde: per la vostra poca fede e perché ci vuole tanta preghiera e tanto digiuno. Fede, preghiera, digiuno. Fede, preghiera, digiuno. Vedo che il tempo passa e allora io passo anche subito a un esempio che mi interessa proporvi proprio come grande esempio, purtroppo così eccezionale. Un vescovo che promuove le preghiere di liberazione. Questo vescovo, carissimo amico mio, Monsignor Andrea Gemma, quando era vescovo di Sernia Venafro, con una lettera pastorale del 29 giugno del 1992, ha emesso una disposizione, ma che vorremmo che fosse seguita da tante iniziative analoghe da parte di tutti i vescovi. Da notare è che Monsignor Gemma è vescovo ed è esorcista, e ha anche scritto quel bellissimo libro Io, vescovo esorcista, un libro che io pensavo di trovare sulle tavole di tutti i vescovi. Io, vescovo esorcista, ce ne fossero, e ci fossero vescovi che organizzano preghiere di liberazione, ce ne fossero. Io mi accontento anche che nominino gli esorcisti e che li nomino con larghezza di vedute. Per esempio c'è qualche vescovo che nomina l'esorcista, però puoi esorcizzare soltanto, ti do la facoltà solo per i membri della nostra diocesi, ad alcuni solo per i membri della tua parrocchia, ad alcuni per un anno. Benedetto Dio, io sono 26 anni ormai che faccio esorcismi, uno più avanti più impara. Il mio carissimo amico e attuale presidente dell'Associazione degli Esorcisti, padre cappuccino Cipriano De Meo, ma sono 58 anni che fa esorcismi, 58 anni, e per forza che uno più va avanti, più impara, pratica, però prima di tutto bisogna crederci, e allora ecco che Andrea Gemma mette all'inizio la Bibbia, Antico Testamento, parla
oltre 1000 volte del demonio e il Nuovo Testamento ne parla quasi 500 volte. Ci rallegriamo di avere questo coraggio, perché non se ne parla tanto nelle nostre chiese. Si ha paura di spaventare la gente, di farsi prendere in giro. Ecco, lui parla così, parole del Vescovo. L'azione infestatrice e oscura di Satana, come la chiama il Papa Giovanni Paolo II, è, credetemi, più diffusa e nefasta di quanto si possa pensare o credere. Lo scetticismo sarcastico dei pseudo-sapienti mondani, o anche di cristiani e di maestri religiosi, è frutto di disinformazione e quindi di superficialità, oltre ad essere esso stesso parte principale di quella vittoria che il maligno vuole ottenere, coperto dal silenzio. Il maligno è contentissimo quando la gente dice: io non credo nell'esistenza del diavolo. Oh, è felice, può agire con piena libertà. Gli si aprono tutte le porte. Nessuno, continua il Vescovo Monsignor Gemma, nessuno, lo chiedo ai pastori del popolo di Dio, può trattare questo argomento con leggerezza. Sarebbe un'adempienza colpevole e potrebbe fra l'altro scandalizzare. Credo che faccia parte del ministero sacerdotale ascoltare tutti i fratelli con pazienza grande. Tutto deve essere sottoposto a sano discernimento, specie da parte dei pastori. Bisogna però che anche i pastori ne abbiano una certa pratica. Se non ce l'hanno, ma come fanno a capire se c'è una presenza o un'influenza del demonio o no? Scusate la parentesi. Ma mai un'anima in pena, magari inconsapevolmente vesata dal demonio, non è forse il suo mestiere? Può essere trattata con superficialità, minimizzando i suoi problemi, o peggio, rifiutando di ascoltarla. Non faceva così Gesù. Eppure tante persone, e qui anche tra quelle che mi ascoltano, certamente ce ne sono tante, che andando alla ricerca di un esorcista si sono subito, appena accennavano a quella che era la loro richiesta, si sono sentite subito chiudere la porta in faccia. Non faceva così Gesù. Non sanno i sacri ministri che proprio la loro indifferenza costringe spesso i semplici e sprovvisti a ricorrere a maghi, fattucchiere e ad altre pratiche aberranti che sono, ahimè, lo strumento privilegiato per l'intervento del demonio e il suo trionfo. Non stancatevi di tener lontani i nostri fedeli. Fra le armi contro le infestazioni del demonio suggerisco i gruppi di preghiera di liberazione, precisando, ecco qui, lui costituisce dei gruppi particolari, che intendo per tali a cui do una particolare delega al riguardo, solo quelli presieduti da un ministro ordinato, da un sacerdote. Ognuno può, anzi deve, pregare sempre, o da solo o in gruppo. Tuttavia il Vescovo stabilisce che possano chiamarsi gruppi di preghiera a cui, ripeto, attribuisce una particolare ministerialità di intercessione e di liberazione dal maligno, solo quei gruppi in atto da un ministro ordinato, il quale è l'unico che può fare gesti rituali. E guardate la conclusione, il Vescovo annunzia che mensilmente presiederà personalmente a uno di questi gruppi di preghiera.
Oh, che caro vescovo, se fosse per caso in ascolto, gli mando volentieri un bacio. Se ne fossero vescovi così sensibili a questi temi e che organizzano e che invogliano e che incoraggiano sia la nomina degli esorcisti sia il formarsi dei gruppi di preghiera di liberazione. Alcuni episodi, ho ancora qualche minuto, ne approfitto. Scusate, se vi ho annoiato, chiedo scusa, però come sono solito dire, non vi prometto, non lo farò più. No, non me la sento di poterlo dire. Liberazione di se stessi. Ecco, incominciamo con l'affermare che il potere dato da Cristo a tutti i credenti in Lui, nel mio nome scacceranno i demoni, non vale solo per liberare gli altri, ma anche per liberare se stessi. Prima di tutto ricordando di vivere abitualmente in grazia di Dio, pregare, accostarsi spesso ai sacramenti, ricorrere all'intercessione della Vergine Maria, degli angeli, dei santi. Questo è il più sicuro rimedio preventivo, ma questo talvolta non basta. Come abbiamo visto altre volte, è possibile che il demonio si accanisca particolarmente contro qualcuno senza sua colpa, ed è possibile che il Signore lo permetta a scopo di purificazione e di apostolato per quell'anima. E allora ecco che sembra che i demoni abbiano successo. È il caso tipico, biblico, di Giobbe e di tanti santi e sante, anime buone, che il Signore ha promesso che avessero tormenti dal demonio per farsi dei meriti, per santificarle e per santificare le anime. Avete presente quello che ha detto la Madonna Fatima ai 3 pastorelli, così giovani, 10 anni Lucia, 9 anni Francesco, 7 anni Giacinta. Tante anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Le sofferenze sono preziose, offerte a Dio per la salvezza delle anime. Ecco, però tanti le persone se le fanno da sé, perché bastano bastare i mezzi comuni di grazia. E quando il Signore vuole, libera. Gesù dice che per liberare da certi demoni ci vuole fede, preghiera, digiuno. Ecco, vorrei citare almeno un caso particolare. Si legge nella vita di San Giovanni Bosco, questo grande santo che festeggeremo, ricorderemo alla fine di questo mese, il 31 gennaio, per 2 anni è stato tormentato particolarmente dal demonio, giorno e notte. Se ne accorgevano tutti, figurarsi, stava vivendo con sua madre, aveva sua madre in casa, che era così. Tutti se ne sono accorti, tutti pregavano, tutti. Non sappiamo esattamente come si è liberato, perché a questo punto Don Bosco è stato sempre reticente, non si è pronunziato. L'unica cosa che sappiamo è che un giorno ha riunito alcuni dei suoi ragazzi e ha chiesto loro: se vi apparisse il demonio, che cosa fate? Beh, uno ha risposto: io mi farei il segno della croce. E San Giovanni Bosco: bravo! Ma se il segno della croce non bastasse, che cosa fate? Ci hanno pensato un po', poi uno dice: io mi farei il segno della croce con l'acqua santa, con l'acqua benedetta. E Don Bosco: bravo, però se anche questo non bastasse, allora sti giovani si sono trovati tutti muti, non sapevano che cosa dire. E Don Bosco ci sembra di capire che per umiltà non abbia voluto rivelare le penitenze straordinarie a cui si è sovraposto in quella prova.
si è limitato a dire: lo so io che cosa si vuole, lo so io che cosa si vuole. Un altro caso, una ragazza liberata con l'aiuto di una suora. È un fatto che è stato raccontato, interessante. Una suora italiana, missionaria in Brasile, insegnava in un istituto di una figlia, San Paolo, nelle classi ginnasio e magistrali. La scuola, frequentata da 700 persone, quasi tutte del luogo, tranne un'ottantina che venivano ospitate come alunne interne delle suore. Una di queste, Gloria, stava terminando il corso per conseguire il diploma di maestra elementare. Diligente, educata, servizievole, era la prima di 6 fratelli, orfane del padre. Suo nonno sosteneva le spese scolastiche, sperando che una volta maestra avrebbe aiutato i fratelli, come continuava già ad aiutarli ogni volta che stava in casa. Maria Teresa, la suora che ha narrato questi fatti, incominciò ad accorgersi che i professori si lamentavano di Gloria, cosa che non era mai successa negli anni precedenti. Pareva assente, mancava alle lezioni. Dopo il rientro dalle vacanze era cambiata. La suora la chiamò con una scusa, disse che le interessava quella parte di un certo libro di geografia che stava studiando, voleva ascoltarla. La ragazza aprì il libro e subito ne uscì un piccolo fazzoletto piegato a colori vivacissimi, rosso, verde, giallo. La suora cercò di afferrarlo ma non ci è riuscito. Scomparso nel nulla. Gloria impallidita. Povero, ma non posso perderlo. Stavano incominciando le lezioni, la suora mandò in classe la ragazza e le ha detto: stia tranquilla, farò delle ricerche. E infatti andò al tavolo privato di Gloria, si mise a sfogliare libri, quaderni, pagina per pagina, e proprio nell'ultimo libro alla fine trovò quel fazzolettino di 3 colori vivaci, ma una fatica a tenerlo, sembrava elettrizzato, voleva scappare via. Sta suora, insospettita, è andata in cucina dove c'era una grande stufa, ardeva un bel fuoco, ce l'ha buttato dentro. Oh, ma ce ne ha messo a bruciare. Dopo questo fatto, Gloria non riusciva più a ritenere nessun cibo, deperiva dose per giorno. Allora suor Teresa l'ha chiamata in disparse e gli ha detto: senti, confessami cosa ti è accaduto durante le vacanze, in famiglia, perché tu in tutti gli anni precedenti non eri così. E allora Gloria, dopo aver detto che di notte non riusciva a dormire perché dal guanciale usciva un rumore assordante che la teneva sveglia, ha confessato che in famiglia si dava molto da fare per tenere ordine, accudire i fratellini, in modo che sua madre potesse lavorare presso qualche altra famiglia per un po' di guadagno. Un giorno entrò in casa una donna che le disse con tono imperativo: appena sarai diplomata, tu dovrai sposare mio figlio. Intanto conserva questo fazzolettino e ricordati che se lo perdi non potrai più studiare, sarai bocciata agli esami e morirai. Accipicchia. La ragazza in lacrime disse che cercava di ubbidire per amore di sua madre e dei fratelli, ma la suora rassicurò: abbi fiducia nella Madonna, segui i miei consigli. Prima l'accompagnò in chiesa perché potesse fare una buona confessione, poi, in un momento in cui i dormitori delle ragazze non c'era nessuno, la volle vicina a sé per fare un'ispezione nel guanciale, il guanciale che dava un rumore così assordante che non poteva dormire. Quando gli ordinò di scucirlo, la ragazza tremava di paura ma ubbidì. E non fu difficile trovare subito uno strano oggetto pesante avvolto nella stoffa
Appena l'ebbe aperta, Gloria impallidì e disse: i miei capelli. C'era infatti una ciocca grossa di capelli e Gloria si ricordò allora che quella donna, mentre le parlava, le aveva smeltamente tagliato una ciocca dei suoi lunghi capelli che le scendevano sulle spalle. Ma la maggior sorpresa fu di trovare di nuovo un piccolo fazzoletto identico a quello che era stato bruciato. In un angolo del cortile c'era un bidone con la cartaccia, vi dettero fuoco, vi buttarono dentro tutto quello che avevano trovato nel cuscino, l'involucro, i cappelli, le altre stranfusaglie. Presto tutto si incenerì, si distrusse, ma il fazzolettino a colori, per farlo bruciare, fu necessario aggiungere molta altra carta, alimentare la fiamma e metterci molto tempo. Poi finalmente anche quel fazzolettino bruciò. In seguito la ragazza si riprese del tutto, mangiava, dormiva, andava bene agli esami, si sentiva libera e sta suor Maria Teresa mi diceva: sa, io prima alle fatture non ci credevo, adesso ci credo, altro che se ci credo. Un altro esempio ci sta, ma sì, ce lo facciamo stare, scusate, mi piace, due sacerdoti non esorcisti, ma di molta preghiera, si erano accordati per benedire un ragazzo di 11 anni, dietro la richiesta dei genitori loro parrocchiani, perché dimostrava delle stranezze. Mentre i familiari e poche altre persone restano in chiesa a pregare, i due sacerdoti conducono il bambino in sacrestia. Ubbidiente, calmo, amabile, non pareva proprio che potesse aver niente di malefico. Appena però hanno iniziato delle preghiere, non hanno fatto le preghiere del maleficio perché non erano esorcisti, ecco che il bimbo ha incominciato a smaniare, a sputare bava, a bestemmiare, a pronunciare minacce, e per 2 ore i sacerdoti hanno continuato a pregare, anche usando i mezzi che facevano smaniare sempre più il posseduto, segni di croce, benedizione con l'acqua santa, con reliquie. Poi dopo 2 ore decisero di sospendere. Dopo 15 giorni il bambino di nuovo si presentò accompagnato dai genitori, nervoso, fin dall'inizio. Subito si infuriò quando sono incominciate le preghiere dei 2 sacerdoti. La sua rabbia cresceva sempre di più quando più si invocavano la Madonna, San Francesco, San Benedetto, San Michele Arcangelo. Un sacerdote non cessava mai di fare segni di croce con un grande crocifisso e il demonio diventava sempre più furioso, sembrava evidente che non se l'aveva fatta, non ce la faceva resistere. E incominciò addirittura a gridare aiuto, guardate, sono cose che sono capitate anche a me, a invocare altri demoni, in particolare Lucifero, cercano aiuto di altri demoni che li vadano ad aiutare, mai però gli altri demoni rispondono. A un tratto si è messo a gridare la Madonna no, chissà, forse lo vedeva. E poi un altro momento, l'uccello bianco no. Boh. Chissà, pensavano i sacerdoti, forse avrà visto lo Spirito Santo, difficile capirlo, ed è caduto per terra senza forze. Quando si è ripreso era tutto finito, era completamente liberato. Piangevano di gioia i 2 sacerdoti, i genitori e le altre persone che, indovinando l'accaduto, dalla chiesa erano corsi in sagrestia per essere presenti. Da allora, conclude questa narrazione, questo giovane frequenta assiduamente la chiesa, felice quando può fare il chierichetto. Ecco, vedete, ci ho tenuto a questi 2 episodi, quello di Don Bosco, perché vedete, uno che si libera da solo, quello della suora che vedete con l'aiuto di una suora come uno viene liberato, e anche questo di 2 sacerdoti non esorcisti che riescono a liberare questo giovane. Adesso, se ci danno una suonatina
breve, perché amo le cose brevi, ce la sentiamo e poi do spazio alle vostre domande, lieto se me ne fate. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.